Grazie Natale Zaccaria di averci concesso questa intervista, siamo felicissimi, io soprattutto, di essere qua e sto tremando dall'emozione perché riguarda insomma ciò che voi come famiglia avete fatto per noi giocatori seriali degli anni, soprattutto anni 80 per quanto mi riguarda, soprattutto per i flipper e per quanto riguarda la nostra concezione dell'immagine della sala giochi anche per i cabinati. È nata da mio fratello Marino, che è questo qua. Lui nel 62 comprò un bar. Dentro in questo bar c'era un flipper che gli veniva portato da un'azienda di Bologna, così. Dopo un po' si accorse che la cassetta delle monete era sempre piena e pensò bene di comprarne uno, anziché farselo portare, comprarlo uno che ci guadagnava il doppio. Da lì lo mise nel bar, lavorava, dopo ne compro un altro e poi dopo qualche mese ne compro un altro, perché comunque valeva la pena investire su questo lavoro. A un certo momento Marino e Franco lavoravano già nel bar entrambi. Io andavo ancora a scuola e finita la scuola mi proposero di entrare anche io a lavorare un po' nel bar anche, perché si mandava avanti l'attività del bar e l'attività della gestione a quei tempi. Dopo qualche anno ci fu un problema, fu un cambiamento legislativo, perché il gioco si pensava, come purtroppo anche tutt'oggi, si pensava che fosse il male del male, non il divertimento, si pensava che fosse il male. E da lì ci fu un certo lavoro da fare per aggiornare questi flipper, che poi alla fine era la vincita della pallina, che si vinceva una pallina, che non andava più bene, la vincita, era la vincita che non andava più bene. Allora, poi una modifica semplice, però comunque i primi miei approcci furono quelli sul flipper di interessarmi di questa cosa qui. Dopodiché cosa successe? Che ci fu una svalutazione della lira, mi sembra nel 67 se non ricordo male, che il flipper era diventato un bene di lusso, cioè il prezzo era quasi raddoppiato a causa di quello. Qui non era più possibile comprarli. Allora c'erano già comunque un certo numero di flipper sul mercato e si pensò bene di rinnovarli come? Cambiando la grafica, il disegno, il titolo, tutto il resto rimaneva come era prima, perché io pure, ma non c'era una conoscenza di un flipper come era fatto. Tra l'altro io ho fatto scuola di meccanica, quando mi sono trovato a mettere la testa dentro in un flipper ho detto boh, non so dove cominciare, però comunque piano piano mi sono messo lì, ho fatto anche delle scuole per corrispondenza di elettricità e di elettronica, per capire e così. Però i primi si faceva solo questo cambiamento di grafiche e il tema e ritornava un flipper nuovo, capito? E di conseguenza per un anno circa si lavorò facendo così, poi man mano si cominciò a fare, cioè ad intervenire anche sempre usando i flipper che c'erano sul mercato, a fare
dei cambiamenti di gioco, cioè il piano di gioco veniva ricostruito nuovo, con sempre il nuovo tema e quant'altro, però utilizzando sempre i componenti che c'erano dentro in quello di prima. Comunque man mano poi ci furono anche altre aziende a Bologna che cominciarono a fare tutta la ricambistica. Insomma, Ra della Favola, per farla breve, nel 68 più o meno, o 69 mi ricordo, riuscivamo a fare il flipper completo senza dover utilizzare i flipper che c'erano già sul mercato. E io ero il tecnico, quindi mi mettevo lì e sviluppavo tutto quanto cioè tutti i materiali che servivano per fare quel tipo di flipper, con tutto l'impianto elettrico e quant'altro. Ma nonostante questo c'era anche il bar ancora da mandare avanti, non è che... perché di giorno si lavorava a fare i flipper, alla sera si andava nel bar perché le mogli lavoravano di giorno, ma dopo la sera dovevano andarsi anche a riposare, no? Sì. Ecco, per dire, ecco, questa parentesi così. E insomma così si cominciò ad andare avanti fino poi mano a mano svilupparsi, poi dopo, ecco un'altra cosa che non so se siete mai passati da Bologna sulla strada che va a San Giovanni in Persiceto. Sì, una volta. Avete visto dove eravamo come azienda? No, ecco, quindi meriterebbe passarci però. Adesso che lo so ci vado di sicuro. E dove inizia la strada che va a San Giovanni in Persiceto, si sale su, si superano l'autostrada, si scende giù, c'è una curva a sinistra, curvone, e lì sul curvone c'è una casa colonica che si guarda dalla strada verso la fine della curva, si vede in alto nel fienile, Sì. ci sono ancora dei piani di flipper. Dai. Sì, attaccati lì, un po' penzolanti perché ormai è quasi crollato. Caspita, non sapevo. Noi, tutto quel lavoro qui che l'ho raccontato prima, è cominciato in quella casa lì, perché c'era la casa dove c'è l'abitazione, la casa colonica, e poi c'è un altro piccolo che poi adesso è crollato tutto, che ogni tanto passo di lì anch'io. Comunque quello che è molto, cioè, curioso da vedere, in alto sul fienile, nell'alto, nell'angolo, ci sono i piani del flipper. Perché? Perché lì era stato fatto il reparto verniciatura, in quell'area lì. C'era il reparto verniciatura e i fienili una volta erano aperti dappertutto, quindi per ricavare questo spazio bisognava anche chiuderlo. Allora si pensò bene di mettersi i piani. Fantastico. Difatti lì c'è anche tanti fanno le foto per ricordare, perché poi a seguire, dopo qualche anno, ci spostammo a Calderare di Reno, che ci fu fatto il capannone nuovo, che anche lì c'erano i vari reparti della preparazione, tutti i vari collaudi, gli imballaggi, c'era tutta una linea di produzione fatta bene, insomma, ecco. Però. Questo è un po' il succo. E come siete arrivati a produrre per l'estero, per l'America? I flipper? Sì. Sì, a un certo punto avevamo fatto dei prodotti perché poi avevamo i visitatori che venivano alle fiere
anche dall'estero. E in America trovammo un cliente che era intenzionato ad importarli lì per venderli, come anche in Giappone, come anche in Australia, come anche, vabbè, tutta Europa. Poi dove sono andati, vabbè, forse altri paesi, però non quelli che mi ricordo meglio. Perché comunque erano, cioè piacevano cioè facevano una concorrenza agli americani. E quindi è così. Una cosa che, visto che qui c'è il farfalla ed è sempre stata una storia che ha appassionato un po' tutti gli amanti, com'è successo che gli americani hanno detto no, guarda, è troppo sconcio sto flipper? Non erano gli americani. Non erano gli americani, ecco. Adesso mi sta venendo in mente, hai nominato il farfalla. Avevamo esportato dei farfalla in Arabia Saudita o comunque nel Medio Oriente. Ah, Mi ricordo bene dove, però era il Medio Oriente. E da lì che per loro dovemmo vestire la donna, pazzesco. perché era troppo scandaloso per loro. Ma non erano gli americani, non so chi l'ha detto. Cioè io da quello che mi sono informato, perché ovviamente si legge a destra e a sinistra, c'era la storia sull'America, però questa è una gran bella scoperta per me, perché Sì, allora collima, perché insomma cioè in America che siano così ottusi per un velo sopra un seno, quando avevano i giornalini porno che sfociavano in tutto il posto, cioè è una cosa abbastanza... ho molte domande da fare, spero di essere il meno stalker possibile e vorrei iniziare subito dalle splendide grafiche che venivano fatte, parliamo sempre di cabinati, nei mobili che andavano poi nelle sale giochi come Crazy Kong, Scorpion, Amidar e quindi parliamo di Lorenzo Rimondini che negli anni 80 ha praticamente firmato quasi tutte le grafiche. Sicuramente sì, sì. Era il nostro grafico, un grande personaggio che sviluppava tutto manualmente, creava dei miracoli, anch'io oggigiorno delle volte ci penso e insomma faceva dei lavori meravigliosi. Dai flipper ai videogiochi, ai cabinet e quant'altro. Quindi io quello che sono rimasto stupito è stata la grafica di Crazy Kong, ce l'ha presente che c'è l'obino, sarebbe Mario, che è stato ridisegnato, riideato completamente rispetto a ciò che in America l'avevano concepito. sì, credo che quella scelta fu fatta per evitare eventuali problematiche di licenze o quant'altro, del fatto di avere una variante che non fosse proprio uguale, identico a quello che era l'originale, insomma, capito? Quindi si facevano una certa attenzione era Però l'ha trasformato in un'opera d'arte. sì, sì, infatti ho detto prima, Lorenzo era Lorenzo. Infatti collegandoci anche alle licenze che venivano date per alcuni giochi, ci piacerebbe sapere, vi mandavano delle ROM oppure vi lasciavano la libertà di costruire la PCB come... Allora, sotto l'aspetto tecnico, quando si facevano contratti di forniture e quant'altro, ci fornivano sicuramente ci forniva proprio la scheda gioco. Ah, proprio la scheda gioco. Sì, sì, parliamo di videogiochi, videogiochi, non flipper. Certo, videogiochi, sì, perché flipper eravate voi, insomma. Esatto. Quelli ci fornivano, cioè, c'era la vendita della scheda gioco, che
assieme a quella c'era anche tutto il materiale per sviluppare il cabinet e le grafiche per il cabinet e quant'altro. Questi erano sempre forniti da loro, Ok, perché c'era una licenza di costruzione, insomma, c'era un contratto. certo. Invece per quanto riguarda i giochi che vi avete creato voi per l'esportazione, ad esempio mitico Quasar, Ecco, lì mettemmo su questa azienda appunto dove avevamo 6 ingegneri per sviluppare dei giochi, tipo il Quasar, tipo altri giochi, insomma ne sviluppammo una decina in totale. E lì si creava proprio il gioco, dal sviluppo della scheda gioco a tutte le altre caratteristiche da parte del cabinet, però proprio il gioco vero che veniva rappresentato sul monitor era completamente creato da questi ingegneri. certo. Per Non caso, tutti i giochi purtroppo ebbero un successo enorme, però però la maggioranza, una buona parte, insomma, ne abbiamo fatti e venduti e sono andati molto e bene. sono andati bene. Sì, sì. Negli ingegneri c'era anche Apretti Giovanna, o perché la vedo spesso nelle targhette all'interno dei cabinati. Hai detto Giovanna? No, Apretti. no, non me lo ricordo. Faccio Quello non me vedere lo una ricordo. foto perché Sì, ho fatto la foto che non me la ricordo. ho all'interno. Giovanna Preti, ma chi era? All'interno era qualcuno che lavorava per voi che faceva appunto il... No, per me c'è qualche... Via del Bargellino. Questo cos'era? Un piano del flipper? No, è un cabinato di Quasar. Non è Apretti, non è Apretti, è No? Capretti. Capretti? Dai. Sì, è Capretti, Si vede infatti. che è andato via un pezzo allora. No, questa era una che diciamo non aveva un'azienda questa signora qui, lavorava per noi e a dire la verità questo bigliettino con l'indirizzo via Bergellino che è lì vicino a Calderara di Reno è per quello che non so, non l'ho mai visto, non mi ricordo di averlo mai visto sui prodotti, però lei faceva delle lavorazioni su questi qui, capito? Però non era, che non so, un tecnico piuttosto che non aveva basi di nessuno, era solo operaio, insomma, Certo, che non lavorava con noi, cioè lavorava per noi, ma era lì vicino, insomma. È così. quindi ok, perfetto, era una cosa che ci è Sì, sì, sorta sì. da chiedere perché molte volte si vedeva questa targhettina all'interno e quindi non capivamo, non abbiamo trovato nessun Sì, tipo perché di si vede riscontro. che lei metteva queste, che era stato fatto da lei, insomma, ecco. Certo, Non da un altro. come firma. Ho visto prima che c'era appunto una collaborazione con Model Racing per dribbling. Ci Sì, sono state altre no, collaborazioni? no, Solo no. quella. C'è solo il calcetto, solo il calcetto. Poi Non so. lotta Eh? competitiva. Mm, allora, di verità, in Italia quella volta sì, c'era la Model Racing che sviluppò questo giochino qua. Del resto non c'erano altri che sviluppavano, cioè compravano i prodotti dall'estero e però un suo sviluppo
interno non ce l'aveva nessuno, a parte appunto la Model Racing in quell'occasione Certo. di questo Dribbling. calcetto, il dribbling, esatto. C'è stato un prodotto sempre di cabinati che ha prodotto da voi che ha avuto successo all'estero? In Inghilterra. In Inghilterra abbiamo fornito diversi cabinet. Motivo anche che avevamo sempre questo amico David Wilcox, che lui lavorava per un'azienda molto grossa in Inghilterra, era un direttore, e insomma fornivamo a quell'azienda, abbiamo fornito molti cabinet anche da videogioco, oltre che dei flipper. Si ricorda i titoli? Dei flipper. Poi No, parliamo dei flipper, no, dei videogiochi. Dei videogiochi no, non mi ricordo. In questo momento non mi ricordo. Per esempio, facemmo una produzione per la Midway americana, Certo. che fu distribuita in Europa. Adesso mi Tron. chiedi... Bravo. È famosissimo? Te ne sai più di me. No, assolutamente. Quel cabinato lì è famosissimo in Europa perché il è Tron. l'unico che ci hanno giocato qui rispetto al Midway americano. Penso sia stata una bella collaborazione. Sì. Infatti, insomma, perché a quei tempi si aveva i contatti un po' con tutto il mondo dell'automatico, dei giochi e quant'altro. E allora c'era un buon rapporto anche con la Midway, noi importavamo anche delle volte dei giochi. E quindi insomma, nacque questa idea di fargli la produzione di questo Tron. Caspita. Che a dire la verità non fu una produzione molto grande, però in Germania, in Inghilterra, in Francia avremmo fatto 200-300 pezzi. Pensavo di più. Non di più. Caspita. Perché so che la produzione americana è stata circa intorno ai 3500 pezzi. Sì, però non lo so perché, ma da noi non ebbe quell'attaccamento particolare. Il film subito non ha avuto un successo meraviglioso, è stato poi negli anni che è stato... Comunque, insomma, facciamo quello lì. E vabbè, mi chiedono appunto, li ho già chiesto, sì, i cataloghi li abbiamo recuperati, fortunatamente roba che andrà sicuramente a essere subito messa su quadri o qualcos'altro, però non avevate, cioè non ha più listini della vendita dei giochi o... Mi chiedi troppo. Vero, sono cose che no. L'unico materiale che abbiamo sono tutte da Federico. Dobbiamo andare a trovare Federico. Sì, difatti Federico è molto più fornito di quello che di noi, insomma. Veramente. Perché a dire la verità, da quando ci fu la cessione dell'attività appunto della produzione dei flipper e quant'altro, in particolare, perché il nostro core business fu la produzione dei flipper e lo sviluppo. E da lì in poi non ci fu più una, come dire, cioè finì quel mondo lì, insomma, per noi, e quindi ci è rimasta la storia. Però avete continuato a produrre negli anni qualcosina? Abbiamo prodotto, no, flipper sì, abbiamo fatto 2 o 3 modelli, però alla fine ci siamo arresi, nel senso che ripartire, mettere su una struttura, perché fare questi lavori qui sembra una cosa, vederli fatti è un conto, ma c'è tutta una lavorazione incredibile dietro
realizzare e finire il prodotto che sia pronto per la vendita. E a quel punto cioè, ci è toccato di arrenderci e lasciare produrre gli americani, perché c'era da mettere in piedi un'altra volta tutto quanto, cosa che, a parte gli investimenti che c'erano da fare e quant'altro, Certo. non ce la facevamo proprio, insomma. Perché è stato un momento un po' triste quello. Immagino. 85. Nell'85 avete 85. fatto questa scelta. Di una scelta, insomma. È stata una scelta obbligata. Ecco, bravo. Bene, io ho solo 2 domande per finire da fare, più che altro per capire un attimo qual è stato il flipper di maggior successo che avete Pinball prodotto. Champ. Pinball Champ. Pinball Champ. Veramente quello è stato il più... Io pensavo fosse stato Star God. Star God? No. Pinball Champ è stato... L'abbiamo riprodotto dopo 5-6 mesi che avevamo finito la produzione. Ci è stato richiesto di rifare un altro lotto perché Andava alla grande. Perché poi fu il primo flipper che aveva il parlato. E ebbe un grande successo e fu ricostruito, ci fu 2 edizioni praticamente, Pinball Champ allora c'era il Pinball Champ 82 e il Pinball Champ no, l'83 non c'era, mi sa. Comunque insomma fu rifatto, perché c'era una richiesta incredibile, giusto. allora prendiamola. Prendiamola al balzo. Di quelli ne furono fatti, guarda, allora normalmente di un modello se ne facevano 3-4 mila e quello lì credo che abbiamo superato i 5.000 abbondanti. Caspita, quasi il doppio. Un bel numero, veramente. Veramente bello. Mi ricordo le avventure per creare questo parlato, che tecnicamente c'erano già delle componentistiche che erano necessarie per la riproduzione di un parlato, perché non c'era una cassettina con la registrazione, no? Lì è tutto sui chip, sì. Erano loro che... E mi ricordo che 2 volte andai, perché lì anche quello che veniva, le frasi e quant'altro, c'erano dei professionisti che lo facevano. E 2 volte andai a Nizza, mi sembra, che c'era la sede una volta come si chiamava, vendevano tutti i componenti elettronici, era su il chip che riproduceva il parlato, adesso mi sfugge. 2 volte inizia per stare lì 2-3 giorni con questi professionisti a fare tutto il lavoro, però venne fuori un lavoro Venne fuori bene. una bella cosa, anche perché l'avete riutilizzato poi per tutto il seguito. Dopo a seguire tutti i modelli erano con parlati. Dà fastidio da morire quando va giù la palla subito e ti dice il piacere finisce qui, però vabbè. Però c'è da godere invece quando, Va bene. quando vince. L'ultima cosa, i prodotti non ufficiali, no? Come ad esempio Pukma o Crazy Kong o Comidar, che sarebbe stato l'Amidar. Allora, il Pac-Man non ufficiali, cosa intendi? Che non erano costruiti qui? Non avevano le licenze, o sbaglio? Allora, noi normalmente
forse qualche volta, però abbiamo sempre cercato di andare, Sì. cioè, Secondo legge. sì, perché poi la Fratelli Zaccaria non era di Tarella che magari scappava di qua e di là, cioè, Erano non belle era il aziende. caso di... Certo. E quindi quelli che abbiamo commercializzato noi erano importati regolarmente Certo. dal fornitore che aveva fatto quel gioco lì, Ah, ok. capito? So che, Perché sì. No, so che Crazy Kong sarebbe stato della Falcon, che alcuni dicono che era un bootleg, invece aveva le licenze. sai che adesso il Crazy Kong non mi ricordo che gioco era. Donkey Kong. Ho capito, ma non me lo ricordo. Il scimmiotto che buttava giù i barili e il Ma personaggio l'abbiamo saliva le fatto scale. noi? No? Voi avete fatto Può darsi che abbiamo fatto il cabinet? il cabinet. Sì, Ecco. sì, per quello parlo più che altro che vi sono arrivate le schede, voi avete realizzato il cabinet non in maniera Sì, ma quella volta sì. Non in ufficiale maniera... ma ufficiosa, perché non c'era un cabinet per... non Ma esisteva. guarda che quella era una... cioè, ufficioso, no. Cioè il cabinet non faceva mica parte del... No, della scheda, non faceva parte della scheda. Sì, sì, cioè il valore del gioco non Era la era il scheda. cabinet, era la scheda. Sì, sì, la scheda, esatto, certo. No, no, Eh? infatti sto dicendo, voi avete costruito un'opera d'arte sopra a questi giochi Sì, sì. che appunto, come ha spiegato prima con Lorenzo, avete creato proprio uno standard per noi Sì, sì, sì. ragazzi che andavano nelle sale giochi. Pukma, fatalità si chiamava proprio Pukma in Giappone, invece in America si chiamava Pac-Man. Pac-Man, Io ho esatto. avuto anche questo cabinato ed è stupendo, veramente una Sì, sì, cosa infatti meravigliosa. ne facemmo diversi anche di quelli, il Pac-Man, sì, sì. Andava alla grande. E non ho visto Comidar, però mi hanno detto che era veramente bello. Comidar non me lo ricordo. Che cacchio è Comidar? Il titolo originale sarebbe Amidar ed è un po' difficile da spiegare. È Tutti, mascherato un po', no, no? tutti puntini che bisogna prenderli e man mano che si circonda un quadrato si colora e diventa... Bisognava Ma colorare erano tutto poi. dei tempi, di quei Sì, tempi sì, lì? 81, 82. È stato veramente un piacere. Un piacere. Grazie mille di tutto, veramente, per noi che vogliamo far portare ancora questo mondo ai giovani. Bravi siete perché ci, Ci proviamo. ci fa piacere anche a noi che ci sia qualcuno che si ricordi, che produca un ricordo del passato e di tutto quello